pomeriggio amiche e ben ritrovate sul mio canale perché ci incontriamo ad oggi per un brevissimo video tip and trick base per anello, come realizzare, come fissare per bene una base di un anello quando al centro c'è una perla. Vi mostro dei piccoli trucchetti ovviamente per rendere la base veramente stabile e niente, spero che il video sia utile. Ciao ciao, vi lascio al video. Allora, buongiorno amiche, anzi buon pomeriggio. Questo è un video, tra virgolette, tip and tricks, non so come chiamarlo, insomma, è un video di consigli. Perché? Allora, ho realizzato degli orecchini, vedete qui davanti un elemento a soutache e ovviamente volevo fare anche l'anello abbinato. Allora, questo anello ovviamente, come vedrete, è piccino, non è grandissimo. Allora, come vedete, l'anello è piccino, non è grandissimo, Dio sulle mie dita. Vabbè, lasciamo stare. Allora, una volta che dobbiamo fare un anello di questo genere, ovviamente dietro l'anello ha una perla e quindi c'è una sporgenza e non verrebbe il retro piatto. Quindi per ovviare a questo problema io prendo la mia base classica, insomma la base piatta per anelli. Io questa mi sa che l'ho presa da Hobby Perline, non mi ricordo assolutamente, mi sa di sì, che lì le trovo sempre buone. Non ne faccio tantissimi di anelli, quindi quando ne compro 5 o 6 poi mi restano. Questa è l'ultima che ho color oro. Cosa faccio? Con la pinza, con la mia pinza a punte piatte, vado ad incurvare leggermente per insomma agevolare, ok? Perché altrimenti la sporgenza della perla, ovviamente no, la sporgenza della perla non mi consente di avere stabilità. Invece nel momento in cui io vado a incurvare un pochino la mia base, ovviamente la perla resterà fissata meglio. E non solo faccio questa operazione, ma ne faccio anche un'altra che adesso vi dico. Vabbè, ovviamente qui è già tutto finito, è stato coperto, catena strass e quant'altro, quindi io ho messo un pezzetto di Ultra Suede ed ho, tra virgolette, livellato il retro dove avevo eseguito la catena strass, avevo fatto un po' di cuciture, quindi così diciamo che ho tamponato e ho fatto una prima livellatura. Cosa faccio? Prendo un po' di beading foundation ed eseguo, faccio praticamente un altro piccolo spessore qui al centro. Io ovviamente quando ho eseguito questo non avevo in mente di fare un anello, poi invece alla fine ho deciso di fare un anello perché altrimenti avrei fatto un unico passaggio direttamente con la beading foundation col forellino al centro. Invece avendolo pensato dopo, ovviamente mi trovo adesso con questa difficoltà, quindi praticamente vedete che così già è abbastanza stabile, ma non del tutto. Quindi prenderò un pezzetto di beading foundation, io lo prendo in questo caso nero perché è quello che ho di più, ops, ma voi ovviamente prendete quello che volete, anche un pezzettino di feltro o anche dell'altro, un altro po' di Ultra Suede. Prendete il vostro elemento e andate quindi a ritagliare un pezzo di Ultra Suede che sia ovviamente un pochino più piccino o direttamente del feltro, della beading foundation. Ok? Quindi tagliate un cerchietto, ora lo faccio, vi mostro la foto per farvi rendere conto, perché dovremo andarlo ad adagiare qui, quindi potete prendere anche come riferimento la circonferenza della base che andrete a utilizzare. Come vedete ho ritagliato quindi la mia base per farla adagiare in questo modo. Ovviamente andrò a fare, dico sempre ovviamente, andrò poi a fare, mi devo togliere questo vizio, faccio video con 10.000 ovviamente, naturalmente, un vocabolario molto ampio, vabbè, dettagli, vado a fare un forellino al centro perché ovviamente quello che sporge di più è il centro della mia perla che ha uno spessore, quindi vado a fare un forellino qui al centro con le forbici per agevolare, scusate, piegate in due, in un verso e in un altro, e poi tagliate dei piccoli lembi. Ovviamente io vado a cambiare forbicine perché queste sono pessime.
Quindi diciamo che taglio un piccolo cerchietto, forse vado a allargare ancora un pochino. Ho fatto un cuore da notare. Ok, direi che adesso può bastare, quindi praticamente vado a fare una doppia operazione, 1 e 2. In questo modo, ora ovviamente, naturalmente andrò a mettere sia la colla tra la perla, tra questa parte e questa, naturalmente, e poi di seguito andrò a mettere altra colla tra questa parte e questa parte, così in questo modo la nostra perla sarà protetta, non si romperà e diciamo che abbiamo creato un elemento stabile e poi andremo a fare tranquillamente il nostro retro con l'Ultra Suede. Quindi andiamo a mettere la colla. Mi raccomando, prima di fissare e incollare la nostra parte, decidete bene, non mettetelo in questo verso, altrimenti l'anello poi lo dovrete indossare così. Quindi andate a guardare il verso del vostro anello. Quindi andate di colla o di Asurit o B6000. Io vado sempre di B, dico sempre 6000, ma in realtà è 7000, forse perché una volta era 6000, va bene. Quindi vado. E vabbè, qua non c'è granché da vedere, vado a mettere un bel po' di colla e poi metto il mio elemento. Ok, vado e vado poi a mettere, faccio asciugare un pochino questa prima parte, dopo qualche minuto vado a mettere nuovamente colla e poi la nostra base. Come vedete al centro ovviamente non c'è più la sporgenza della perla che ci dà fastidio con la base metallica. Passato qualche minuto vado e posiziono il mio elemento che, essendo anche leggermente incurvato dalle pinze, andrà ad aderire perfettamente. Adesso aspettate, io aspetterò tranquillamente 12 ore anche, lo metto lì e poi con calma andrò a fare il mio retro. Andrò a rivestire il mio retro. Penso che sul canale ci sia un tutorial di un anello, penso proprio di sì, se non ci fosse poi eventualmente ve lo farò più in là. Ci sono molte persone che fanno il retro e poi incollano la base esternamente, io preferisco invece inglobarla all'interno dell'Ultra Suede. Non mi piace che la base piatta venga vista in questo caso, verrà in parte, verrà comunque quindi per me coperta. E niente, vado a vedere bene come posizionare la mia base per rendere l'anello centrato in questo modo, perché come piace a me. E niente, vi saluto con questo brevissimo video, consigli e dritte. Quando avete una perla centrale che sporge un pochino in un anello, questo è un piccolo metodo per, diciamo, ovviare il problema. Vi abbraccio e vi auguro, come sempre ragazze, buona creatività. Ciao! Mi raccomando, cliccate la campanella, iscrivetevi, mettete il like. Supportate il mio canale. Baci! Poi ovviamente vi mostrerò anche gli orecchini e il ciondolo perché ho fatto una parure con questi colori. Ciao! Vi aspetto prossimamente.